34 anni di esperienza. 10 kg, figa, E avere una passione del tuo lavoro. clic, clac, clac. Senti? Per fare l'autolisi circa 30, 40, 45 minuti. E poi viene messo in cella frigorifera. Adesso andiamo in seconda velocità. Una parte di ghiaccio. 260-270 grammi. Come è dondola, guarda. Vuoi fare salti? Cosa vuoi fare? Te lo chiedi vecchio stammo, ne capisci? 50 grammi di criscito. L'impasto dopo 24 ore è questo. E che devo dire a fare? L'idratazione dell'impasto che andiamo a fare oggi è sul 75%. Versiamo 25 kg di farina nell'impastatrice. Andiamo a versare 25 grammi di lievito, 1 grammo al chilo di farina. 750 grammi di criscito. Il criscito, ricordiamoci che non va a sostituire il lievito, ma bensì gli andiamo a dare una struttura leggermente maggiore all'impasto. Andiamo a ossigenare per circa 1 minuto. Cosa significa ossigenare? La farina già col lievito e criscito, e il lievito inizia a lavorare, cioè inizia già a fare il suo processo, mangia gli enzimi, spaccano gli zuccheri e il lievito va a mangiare gli zuccheri. Andiamo a versare quasi tutta l'acqua, ne mettiamo all'incirca 14 litri. In totale noi mettiamo 16 litri e mezzo. Adesso io ne verso all'incirca un 14 litri subito. Il restante dell'acqua lo andiamo ad aggiungere man mano che iniziamo il processo di impastamento. Tutti vanno dietro a questa pizza contemporanea con cornicione altissimo, alveolata. Io da pizzaiolo, e faccio tutti i tipi di pizza, mangio solo ed esclusivamente la pizza STG. E tu cosa ne pensi? Preferisci la pizza col bordo alto, col bordo basso, ruota di carro o la STG classica napoletana? Scrivilo nel commento, fammi sapere. Adesso lo facciamo lavorare 5 minuti a una velocità. Nella prima fase dobbiamo riuscire a mettere 15 litri d'acqua, che poi passeremo il restante nella seconda fase. Un'acqua scivolata o Trascorsi i primi 5 minuti passiamo alla seconda velocità per altri 5 minuti, versando il restante dell'acqua, naturalmente a filo. Trascorsi 10 minuti andiamo a versare il sale, passando di nuovo a prima velocità per 4 minuti. Inizia a crearsi naturalmente la maglia glutinica, perché dopo i 12-13 minuti si crea la maglia glutinica. Adesso inizia a strutturarsi l'impasto, vediamo che inizia a incordarsi. Adesso passiamo altri 4 minuti alla seconda velocità e l'impasto è finito. Adesso lo facciamo rilassare 10 minuti e poi lo passiamo nel vascone. Ormai sono più di 25 anni che faccio questo lavoro. A Napoli purtroppo stavo prendendo un brutto giro e ho deciso di venire a Torino senza
avere un mestiere tra le mani. C'era mio fratello Gennaro e lui mi ha insegnato a fare la pizza. Adesso andiamo ad alzare l'impasto, vi faccio vedere solo la struttura dell'impasto, l'elasticità dell'impasto. Andiamo ad alzarlo. E te, questo non è l'impasto. Come fai babacca? Questo non è l'impasto. Guarda impastatrice che bella pulita. Abbiamo tirato fuori l'impasto, adesso lo facciamo lievitare nel vascone in massa per 12 ore. Dopo le 12 ore facciamo le palline, li facciamo riposare per altre 12 ore e dopo vi farò vedere il risultato. Tanti dicono che per la digeribilità e l'idratazione, ma io vi dico che è sbagliato. La digeribilità dell'impasto avviene solo ed esclusivamente con la lievitazione e utilizzando sempre prodotti di prima qualità. Vanno a fare anche impasti duri, senza lievito. Il creatore fa una pizza esclusivamente senza lievito, con poco sale, eppure dicono che è una pizza digeribile. Adesso andiamo a impallinare. Facciamo uno staglio come se stessimo facendo la mozzarella. Staglio napoletano. Qui abbiamo un peso dai 270 ai 280 grammi. Io dico a tutti di pesare le palline, io ormai non li peso perché la mia bilancia è nelle mani, ve lo posso anche dimostrare. Vi farò vedere che le palline che faccio oscillano dai 2,70 ai 2,80. Prendiamo un pezzo di impasto, bilancia, che è la mia mano, peso 2,76. E pozzi annanzi fino a domani mattina è sempre uguale. Il processo che abbiamo fatto per l'impastamento: farina, ossigeniamo la farina con lievito e il criscito, aggiungiamo l'acqua, facciamo lavorare per alcuni minuti, andiamo a chiudere con un'altra acqua, rifacciamo lavorare alla seconda velocità per altri 5 minuti, andiamo ad aggiungere il sale e lavoriamo per altri 8 minuti, misto prima e seconda velocità. Impasto finito. L'idratazione totale dell'impasto è il 75%. Il risultato finale dell'impasto dopo 24 ore è questo. Se sei interessato a vedere dal principio alla fine come si fa la pizza senza glutine, scrivilo nei commenti. Stiamo realizzando il nostro pane con un impasto leggermente più lievitato. Questo impasto ha circa 48 ore di lievitazione. Questa è alla curcuma. E questo è un integrale. Adesso lo passiamo nella semola. E lo lasciamo lievitare per circa 12 ore.
Adesso vi farò vedere il nostro pane finito. Questo è quello classico. Questo è l'integrale. E questo è alla curcuma. E mo facciamo sta margherita. Tesura quasi acrobatica che non tutti i pizzaioli riescono a fare. E andiamo in forno, andiamo. Ecco tutti che fa. Verace. Adesso vi faccio vedere come si fa il prefemento per i pulici per fare una grande pizza napoletana. Allora aggiungiamo l'acqua, stiamo mettendo 1 litro d'acqua, poi andiamo subito a metterci uno startup di lievito, lo scegliamo così, ecco qua. Per questo è il profumo delle pizze, usiamo un tipo 1 di Caputo che germa e crusca, questo ti dà un profumo nell'impasto, una cosa esagerata, si mette in piccole dosi, ok? Parliamo di 20 grammi al litro d'acqua. Andiamo a metterci un pugno perché stiamo facendo una scala ridotta, eccolo qua. Andiamo ad aggiungere farina Manitoba con una forza W350 per i lunghi lievitati. Ma andiamo con le nostre mani a fare questo movimento qua. Dobbiamo attivare la maglia glutinica per la fermentazione. Guardate la consistenza come deve venire, bella morbida, bella acquosa e morbida, ok? Dopo fatto questo servizio qua, lo chiudiamo e lo mettiamo in frigo a 4 gradi per 16-18 ore. Ok ragazzi, andiamo a pigliare il prefermento che abbiamo preparato ieri sera. Questo è il nostro prefermento, guarda che bello, guarda il nostro polish, guarda qua, guarda, acqua pura, guarda come dondola, guarda. Ora lo andiamo tutto a mettere nell'impastatrice, guardate qua, per fare una vera pizza napoletana. E voilà, abbiamo tolto tutto il nostro preferito. Vieni a vedere, vedi? È diventato molto più morbido, un impasto molto liquido, vedi? Poi andiamo a spezzare con una W 260-290 per le lunghe lievitazioni con una proteina sempre 12, ok? Ma venite con me, guardiamo quel procedimento. Noi andiamo a buttare nel nostro prefermento, sono 5 kg. E quindi, essendo che è una bella giornata, bella fredda, ci aiutiamo con un bello startup di lievito. Questo ci aiuta, dove fa freddo e tutto. E poi facciamo partire la nostra macchina alla prima velocità per 8 minuti. E vai. Il concetto di pizza napoletana è semplice perché la pizza è mangiata il popolo, ci vogliono delle buone farine, dipende dall'impasto che uno faremo un diretto, prefermento, una biga, un polish, dipende uno come le vuole utilizzare. Io uso il polish perché per me è più per la pizza, invece dal mio punto di vista per me la biga è un po' più per la panificazione, è nata per il pane, però non fai, ognuno è libero di fare quello che vuole, bisogna rispettare delle regole, bisogna farla fermentare, aspettare che lievita, bisogna aspettare le sue ore, non bisogna prendere prima o tirarla dopo fuori, il vaso già è la metà della lavorazione. Ma andiamo solo a toccare un attimino il punto di pasta, è perfetto che sta legando, ancora 2 minuti. Il trucco per una pizza digeribile è una lievitazione, non il lievito, tutti quanti con sto lievito, la lievitazione la alleggerisce, la fermentazione dei lieviti e degli zuccheri, mettete la vela in capa. Se tu prendi una pizza tieni 24 ore, 48 ore, vedi che è ancora più digeribile, perché i lieviti riescono a mangiare tutti gli zuccheri della farina, perché usando una 00 è molto più piena di zucchero di una 0, c'è pure l'indice e la tabella dietro che lo fanno vedere, ce lo dicono, capito? Bisogna solo studiare e leggere. Ho visto un vero impasto, come nasce e come si fa, dai maestri pizzaioli napoletani. Senti questi scioppettamenti, si sta formando la maglia glutinica, senti? Come si dice a Napoli, si sta incominciando a girare la ciambella o il tarallo.
Sono passati i nostri 8 minuti con la prima velocità, andiamo ad aggiungere i nostri 600 grammi di sale, sarebbero 60 grammi al litro. Lui dice perché un po' tanto 60 grammi al litro? No, ci vogliono 60 grammi, se no la pizza non sa di niente, se non ci metti il sale. Eccolo qua. Adesso passiamo, dopo 8 minuti, alla seconda velocità e la facciamo girare ancora per 5 minuti. Non stressarla troppo la maglia pulica di basta, ok? Questo è un mestiere che non puoi mai dire che sia arrivato e finito, c'è sempre da imparare. Ogni giorno esce sempre qualcosa di nuovo e tra la vecchia ricetta e la nuova ricetta abbiamo fatto una fusione e abbiamo fatto uscire questa pizza da Cicillo. E senti proprio quelle modifiche che sono state fatte negli anni e nel tempo e da assaggiare perché è buonissima, raga. Non è perché è la mia pizza, perché la pizza è soggettiva. Comunque è uno dei prodotti sul mercato è buonissima. Stiamo idratando il nostro impasto, Vediamo fino a quando la tua storia. La pizza è passione, amore, ti deve piacere. Quella cosa che quando un cliente se la mangia, vi dai proprio nemmeno i soldi, vedi proprio la soddisfazione, dici, ma sa mangiare tutta la pizza e ti fa, ma troppo buona, questo è quello che ti ripaga. Adesso si è scomposto la maglia pulica, vedete? E quindi cosa succede? Sta assorbendo tutta l'acqua, stiamo andando a ricostruirla. Stiamo immettendo idratazione nell'impasto, aria, idratazione, gas e aria, vedi? Questo è un impasto nostro idratato al 70% per un'alta digeribilità. L'idratazione del 70% va bene secondo me, hai raggiunto il massimo. Poi chi dice 80, 90, se non sei molto abile, sei un professionista non riesci a lavorarlo e tutto. Nell'ultimo 2 minuti andiamo ad aggiungere 200 grammi di olio. Ecco, olio di semi, va benissimo. Ecco qua, facciamo la nostra rasatura. Tutto questo serve solo per fare uscire la pizza un po' più dorata dal forno e più aspetto visivo più bella. Un consiglio, comprate un carrello che è fantastico, non riuscite a vedere l'impasto e non mi fate male la schiena. E si è formata la nostra ciambella, la zucca, come la volete chiamare voi. Ok, raga, venite qua, vedete che la brusca che ci ho messo io, guarda qua, lo vedi? Guarda che spettacolo, vedi queste macchioline? Questi sono tutti i grani, questo è un profumo della pizza, è un trucco che nessuno mai vi dice, è una cosa napoletana. Vi dà un sapore quando la mangiate, raga, è un profumo quando ce l'avete, fantastico. Vedi? Che maglia elasticizzata che c'è, guarda. Guarda qua. Guarda qua. E acqua, questo impasto. La macchina, raga, l'abbiamo pulita, guarda, non c'è residui di niente. Magari la mozzarella, raga, guarda qua che spettacolo, magari la fune, deve appendere, nel secondo piano, guarda, guarda. Mettiamo sul banco, ok? Andiamo a alzarlo e lo facciamo scivolare. E voilà! Vedi, prima è bello, guarda. Voilà! Oh, guarda qua, guarda, fai la corda, fai salto, guarda qua. Guarda, come c'è questo impasto? Aria e alta digeribilità. Lo facciamo rilassare 5 minuti per fare le palline e se le reagire così. Ok? Io uso la tecnica dello staglio della mozzarella del serpente, così che vado molto più veloce. Vedi? Che poi dopo tanti anni di esperienza, se le tue scelte dici per me questo è più valido e per me è più veloce. Io faccio una pallina di 310 grammi, ok, molti la fanno a 2,80, a me piace un cornicione molto alto e una buona pizza, 10 grammi non sono niente, ragazzi, con l'idratazione che c'è, figurati, è leggerissima questa pizza. Le palline vanno tutte pesate, li potrei fare pure a mano libera, però preferisco farle pesate per farle uscire tutte perfette. Quindi posso sbagliare di, vedi, posso sbagliarmi di un grammo, visto? Però preferisco pesarle. Vedi che non ci sono buchi, quando andiamo a perfezzare così. È bella alta, già sta incorporando aria, guarda qua, guarda c'è l'anidride carbonica come è da dentro, hai visto? Se attacca un po' che l'idratazione è alta, dobbiamo bagnarci poco le mani con un po' d'olio, ok? Così scivola meglio. Guarda. Io le faccio da 12 nella tavola, però voi le potete mettere pure da 15. Per le persone che hanno un po' di più di maestria, le mettete da 15 che va bene ugualmente. Per me sabato faccio tante pizze, le metto da 15, su un impasto di 300 pizze vado a risparmiare 5 tavole di capienza e di spazio nei frighi e tutto. Raga, peccato che non potete sentire il profumo di questo impasto e questa pizza.
con quelle germe di grano che abbiamo aggiunto ti dà un sapore e un profumo, una cosa maestrale, esagerata. Provate, raga, metteteglielo. Questo qua lo facciamo tritare ancora per 12 ore e poi vi faccio vedere il risultato finale. Hai visto l'alveole dentro com'è bello? Vedi questa pasta? Guarda qua, guarda, è vuoto. Mangi aria. Se lo prendi con il cuppino, guarda qua è acqua sto impasto, guarda qua è acqua. Ok raga, guarda, vi faccio vedere due tecniche per estendere l'impasto della pizza. Ok, noi andiamo a prendere la prima pallina. Ok, l'ho alzata con la faccia di sopra, come è nata, guarda. La butto qua, la butto nella farina e ce l'abbiamo con la faccia di sopra. Facciamo questi giri qua che sono importantissimi. Andiamo a mettere nella farina per far venire un buon cornicione. Andiamo a fare questo servizio qua. Queste dita, ok? E abbiamo la pallina nella posizione in cui l'abbiamo pigliata, vedi, dalla tavola con la testa sopra. E andiamo a fare questa cosa qua. 1, 2 e 3 e voilà. Questa qua invece la rigiriamo, così vi faccio vedere due tipi di cornicione come escono, ok? 1, 2 e 3. Ok, andiamo a condirla con il nostro pomodoro San Marzano DOP. Io sempre gli metto il basilico dentro perché ti dà un profumo, ti dà un gusto, dà un altro sapore sulla pizza. Prendiamo un mestolo di 0,8 che così la pizza non è troppo unta e non è troppo secca, è perfetta, ok? Fa parte sempre dell'esperienza, e voilà. Ora facciamo una margherita e un olio e pomodoro. Ricordatevi che la margherita ha la faccia di sopra e invece l'olio e pomodoro l'abbiamo rigirata. Vediamo come escono i due cornicioni, ok? Così vedete la differenza. La margherita andiamo a metterci mozzarella, dei mondi lattari di Agerola e poi qua, essendo che non olio e pomodoro, qua ci mettiamo mezzo coppino più di pomodoro, ok? Allora, per fare una buona cottura di questa pizza che è molto idratata bisogna avere il forno sui 380-390 gradi, non di più, sennò esce cruda perché è una pizza molto piena d'acqua. Bisogna asciugarla bene. Andiamo a chiudere la nostra margherita che abbiamo fatto con la testa sopra. Ok. Ma adesso andiamo a prendere l'altra pizza che l'abbiamo messo sotto sopra la pallina. Vedi? Così vi faccio vedere la differenza di cornicione. Allora, andiamo in forno per circa 2 minuti. Guarda i due cornicioni nelle palline come le abbiamo girate. Questa qua l'abbiamo messa con la testa sopra. Ma guarda, il cornicione è molto più alto. Invece l'altra l'abbiamo messa sotto sopra. Sono due modelli. Il cornicione lo fai uscire come ti piace. Vedete la differenza di cornicioni, ragazzi? Quando la vado a mettere con l'umidità mi rimane molto più basso e molto più. Quando la vado a mettere con la testa di sopra mi rimane così. Vedete come crocca? Alcuni pizzoli fanno l'errore che pigliano le palline dall'altro e non sanno nemmeno loro se sta testa sopra, testa sotto, sotto sopra, capito? Bisogna rispettare delle regole e delle cose. Andiamo ad aprire la nostra maglia glutinica, vediamo in mezzo come sta pizza. Adesso la struttura è vuota. Guarda qua. E questo non è una big and polish. Vedete come alta digeribilità? Questo è il risultato, vedi? Ragazzi, prendiamo un pezzo di margherita, mi dà questa mia. E che spettacolo, me l'ha già visto? Guarda. Un impasto ha un'idratazione del 70%, quindi 1 kg di farina, 700 g di acqua, un lievito non in dose altissima, quanto ci basta per garantirci una lievitazione adeguata sia prima dell'utilizzo che poi una piccola spinta in fase di cottura.
Adesso sono 7 litri per la prima parte, poi successivamente ne andiamo ad aggiungere altri 1400, perché ci sono 12 kg di farina qui, quindi per arrivare al 70% serve 8 litri e 4 di acqua. Adesso la facciamo girare il tempo necessario per fare sì che la farina e l'acqua si amalgamino senza che venga troppo tirato l'impasto, perché non c'è tutta l'acqua e quindi verrebbe molto duro. Questo impasto che stiamo facendo con 12 kg di farina usciranno circa tra le 75 e le 80 palline di impasto, le facciamo da 260-265 grammi. Una volta terminato l'impasto, sia con l'aggiunta della seconda acqua, sale, lievito e tutto quanto, l'impasto viene lasciato riposare fuori dal frigo più o meno 4 ore, 4 ore e mezza. Viene poi fatto la fase di staglio, cioè le palline, e poi viene messo in cella frigorifera a 5-6 gradi fino al giorno successivo, in cui saranno sicuramente pronte per essere utilizzate. Una volta che si è formata la prima parte della zucca, la fermiamo e lo chiudiamo. Lo lasciamo riposare così, il tempo necessario dell'autolisi, e poi riprendiamo con la seconda parte di impastamento. È un impasto diretto, sì, utilizziamo l'autolisi, ovvero viene prima impastata acqua e farina, viene lasciata riposare una mezz'oretta, 45 minuti più o meno. Questo inizia a far lavorare gli enzimi della farina, i batteri della farina, tutto quanto, per elasticizzare un po' l'impasto. Migliora un po' l'assorbimento successivamente quando andiamo ad aggiungere la seconda parte dell'acqua e poi tutti gli altri ingredienti. Sono stato introdotto a questo lavoro, avevo 17 anni quasi, quindi 15 anni fa più o meno, perché un anno non ero andato molto bene alle superiori e quindi i miei genitori mi hanno, diciamo, mandato a fare la fatica, come si dice. Però poi mi è piaciuto, infatti poi ho continuato anche come studi, ho fatto poi l'alberghiero e sono rimasto in questo ambito qua. All'inizio ho fatto anche altri lavori, sempre nell'ambito ristorativo, ma il pizzaiolo è stato uno degli ultimi che ho fatto, che mi è piaciuto e infatti poi l'ho mantenuto. Pizzaiolo come lavoro effettivo, senza spostarsi o fare altri lavori, sono circa 10-11 anni più o meno. Fase di impastamento, l'impasto viene lasciato a riposare per fare l'autolisi circa 30, 40, 45 minuti, in modo che si rilassi un pochino la maglia che si è andata a creare e che ci faciliti l'ingresso dell'acqua successiva e degli ingredienti successivi. Aggiungere la rimanente parte di acqua, sale e lievito. Io personalmente mi sono trovato bene a utilizzare una parte di ghiaccio molto piccola rispetto a tutto il resto, perché voglio far arrivare l'impasto a una certa temperatura e non voglio farcelo arrivare di corsa. Usando solo l'acqua fredda tendenzialmente impasta un pochino di meno perché arriva prima in temperatura. Col ghiaccio lo faccio arrivare più con calma e mi trovo meglio nella gestione. Non è assolutamente necessario il ghiaccio, però io mi sono trovato bene. Come vedi l'impasto rispetto a quando lo tiri fuori è molto più tirato. Prima era
un blocco un po' più disomogeneo. Si tira facilmente. Per la seconda fase di impastamento iniziamo mettendo il sale e il lievito e una piccola parte di acqua per far riformare bene la zucca. Poi andiamo ad aggiungere con calma il resto dell'acqua e in parte finale il ghiaccio. Adesso gira, non c'è un tempo preciso, in minuti, gira il tempo necessario per far assorbire l'acqua e poi a raggiungere la temperatura che interessa a noi per far fare la prima fase di lievitazione prima di fare le palline. Generalmente siamo sui 10-12 minuti al massimo. Adesso andiamo in seconda velocità, così prende la corda, rimane un po' teso e vabbè, ovviamente fa andare più in fretta la temperatura. Quello che mi interessa con i gradi dell'impasto è che il lievito lavori a una certa temperatura. Per quello che ti dico che non seguo proprio un minutaggio esatto. A me interessa che il lievito faccia bene il lavoro. Allora, adesso controlliamo la temperatura finale dell'impasto. Perfetta, per quanto mi riguarda per me nella gestione ottimale è tra i 24 e i 24 gradi e mezzo. 24,3 direi che va benissimo. Adesso lo tiriamo fuori e poi lo lasciamo a riposo per le sue 4 ore e mezza fino al momento dello staglio. Ora la chiudiamo per evitare che secchi. Adesso lo lasciamo a riposo per le sue 4 ore e mezza fino al momento dello staglio. Noi come impasto su chilo di farina mettiamo appunto 700 g di acqua, 27 g di sale e 1,5 g di lievito. E basta, non aggiungiamo nient'altro. Adesso procediamo allo staglio e poi lasciamo i nostri panetti a riposare fino a una sera dopo. I panetti sono a 260-270 grammi circa. Occhio, è meglio che te la... Venite tutte... Una
volta terminato lo staglio, le palline vengono messe in frigorifero e riposano 24-48 ore in base alla necessità. Se serve domani siamo già in grado di usarli domani, altrimenti dopodomani. Faremo insieme l'impasto carboni vegetali. Qua viene fatto l'impasto carboni sempre con la piga, o 1 chilo di farina, metto 10 grammi di carbone. È molto leggeribile. Alla fine ti faccio vedere le pizze migliore che viene fatto con l'impasto carboni. Seguitemi. Wow! Guardate ragazzi che meraviglia. Qua ci sono 34 anni di esperienza, raga. Un pezzo di oro. Wow! Tanta roba. Quindi pesiamo la nostra figa. Tipo io oggi impasto 10 kg di carboni, quindi a secondo quanti chili di farina bisogna misurare proprio il carbone nostro. Su 10 kg di farina io metto 2,5 kg di piga. Poi bisogna sempre guardare la temperatura ambiente del posto dove sei, la temperatura del giorno che oggi. Siamo a dicembre diverso, agosto diverso, quindi la temperatura che comanda. 2,5 kg di piga. Ho messo 10 kg, piga. Lo guardate sempre, la piga viene sempre a seconda della temperatura che abbiamo nella pizzeria e temperatura fuori, carbone vegetale. È fatto di verdure vegetali fatte in casa. Mischiamo. Come vedete, da dove nasce il carbone vegetale? Tutte le verdure che avete già nel frigo, melanzane, zucchine, carote, peperoni, cipolle, prezzemolo, si fa al forno spento la sera, si mette in teglia in forno, si secca, poi viene frullato e da lì nasce il carbone vegetale. C'è gente che compra anche da fuori. Io ho piacere di farlo in casa, faccio vedere alla gente una cosa fatta da noi. Sei un bravo cuoco, un bravo pizzaiolo, fai nascere questa roba qui. Sempre 30 secondi. Piga carbone a secco, ricordatelo. Perché facciamo 30 secondi alla farina prima di mettere l'acqua? Perché dalla volta la farina arriva dal magazzino, ha sempre 10 sacchi sopra, quindi schiacciata, stressata. Quindi per essere bella liscia, mettiamo nella impastatrice per 30 secondi. Eccoci qua. Come sapete ragazzi, abbiamo detto sempre nella prima parte, alla prima velocità, sempre 8 minuti e l'acqua sempre un po' per volta. Ho iniziato con poco impasto, adesso ogni 2 giorni 10 kg. L'ho fatto perché prima di tutto molto leggero, molto leggeribile e poi anche ho cercato di essere diversi dagli altri, quindi di avere una scelta di impasto. Inizia proprio a mescare piga, farina, carbone insieme e siamo già quasi 5 minuti. Fra qualche minuto, 2 minuti, partiamo dalla seconda. Facciamo anche il pane perché non si butta niente, sapete già, no? Una volta che rimane l'impasto dopo 48 ore non si usa più la pizza, ma viene fatto il pane carbone, pane misto. Io ventino e io faccio il colore, mi piace il colore bianco-nero. Partiamo alla seconda velocità, sempre 8 minuti. Esperienza, l'impasto il carbone non la faccio mai arrivare al 70% di radiazioni, ne faccio a 62-63, massimo 65, perché l'impasto è molto morbido e tenero, sorba tanta acqua, non fate mai al 70.
Il segreto per mangiare una pizza digeribile sono due cose molto importanti. C'è l'evitazione dell'impasto e la cottura. Se uno di questi sbagliati, la pizza rimane pesante. Sale l'ultimo 4 minuti, come vedete, alla fine dell'impasto. Allora, sempre 28 grammi al chilo. Meno sali meglio è. Devi capire bene cosa fai, devi credere cosa fai, perché io sono iniziato non da zero, da sotto zero. Devi avere una passione del tuo lavoro. Adesso grazie a Dio che ho avuto una pizzeria, la Panoramica Piano Torinese, la seconda a Chieri, la terza in Piazza Solferino. Importante, credi quello che fai. Devi capire bene, devi imparare, non devi mai dire che io lo so fare tutto, perché nella vita non finisci mai di imparare. Abbiamo finito l'impasto, 8 minuti e il nostro impasto carbone. Lasciamo a pausa 2 minuti e lo tiriamo fuori. Guardate raga. Guardate raga. Non si rompe. Vedete che non si rompe. Sapete perché? Ma perché non si rompe l'impasto così? Una bella piega. Perché si fa la piega? Perché l'impasto dopo 16 minuti nell'impastatrice è molto stressato, quindi prendi l'impasto, metti nella vaschetta con l'olio, li giri, fai una bella piega, lo lascio per 5 minuti così, si riposa, riesci a fare bene un bel panetto, come questo classico. Se io adesso li tiro direttamente nell'impastatrice, non riesco a fare un panetto così, come vedete. Siete pronti? Ecco qua. Come ho detto, questo qui l'ho fatto il 63% di redazione. Non è come il classico, ok? Perché assorbe tanta acqua al carbone. Guardate che bella maglia anche nell'impasto carbone. Mamma mia. Ma guardate che roba, ragazzi. Ma non ci credo veramente. Ditemi voi, chi sa fare questo? Venite da me, io ti do tutti i segreti. Adesso iniziamo a tagliare i panetti, raga. Come vedete, una volta fatta la massa, si taglia i panetti, giustamente si pesa, non si fa go-go, mi raccomando. Si lascia mezz'oretta a temperatura ambiente e poi va a 3 gradi in frigo. Con 10 kg facciamo un panetto da 260 grammi, più o meno 80-75 panetti. Guardate ragazzi, questo è un bombolone. Stasera sarà una festa ragazzi. Questo è un impasto appena fatto, lo lasciamo mezz'oretta come abbiamo detto prima, a temperatura ambiente, poi va al frigo 3 gradi per almeno 7-8 ore, perché qua c'è la piega, quindi la lievitazione già a posto, poi dopo 7-8 ore diventa così. Come vedete, questo è pronto per lavorare. Questa è una meraviglia. Fa tanto il salmone gourmet, l'impasto carbone, salmone fumicato, stracciatella arriva dalla Puglia e crema zucchini fatta in casa. Come vedete sono 15 panetti. Tanta gente mi chiedono come mai metti 15, ma che pizzaioli mettono 12. Ti spiego subito. Allora, nell'impasto napoletano, quando inizia già a lievitare, se noi lasciamo tanto spazio, si lascia andare. Quando prendi la pizza escono proprio non belle rotonde e poi escono proprio piatte. Vedete come sono tutti uniti? Vedete come tutti uniti? Vedi, questo spazio qua dà il lembo per lievitazione, per crescere. Queste sono cose che non sanno tutti. Il 90% ma non niente non sanno questo. Ma veramente? No. Adesso iniziamo a fare i nostri lavori.
Viene coperto, poi un mezz'oretta va a temperatura a 3 gradi. Adesso faremo insieme la pizza al carbone salmone gourmet. Iniziamo a fare i nostri panetti. Per fare un bel cornicione, vedete? Sapete già la pizza gourmet fatta con cornicione poco alto. Come vedete, stendiamo il nostro panetto così. Allora, la crema latte. Qua tutta roba fatta in casa, ragazzi. Ecco, come vedete, se non sapete scrivete, poi te lo dico come si è fatta la crema latte. Ecco. Io sul cornicione metto sempre la crema latte perché lascia un buon gusto, un buon profumo e lascia un bel risultato alla fine. La gente mi chiedono perché usa la rete. La rete usano sempre la pizza napoletana quando lavori a una temperatura da 450 gradi a 500 gradi. Praticamente metti il panetto una volta che fate le pizze sul mattone per 10-15 secondi. Poi il resto sulla rete, come vedete. Se no viene bruciata sotto. Guardate, già cotta. Ma se io lo lascio sul mattone si brucia tutta. Lo faccio gonfiare dentro, si gonfia il cornicione. Tolgo la rete, li faccio finire cottura alla bocca del forno, così la pizza viene bella croccante, soffice. Cornicione qua bisogna essere bello croccante. La bocca del forno si cuoce piano piano, cornicione si cuoce anche dentro. Guardate, inizia già a cuocere. Sentite? Trick track, trick track. Ecco fatto. Andiamo. Ecco qua, ragazzi. Come vedete c'è un profumo forte la crema latte, guardate. Viene tagliata in 6 fette. La messicanza o mettete la rucola, come volete voi. La nostra stracciatella dalla Puglia. Io non metterei tanto, metterei il giusto perché c'è la crema latte, così non cambia gusto. Come vedete. E il nostro salmone. Copriamo la stracciatella, ma se sentite che profumo. Crema zucchini fatta sempre in casa. Il nostro macchina, ragazzi. Questo è il risultato nostro all'impasto carbone, vedete? L'impasto carbone io lo dico sempre, secondo me, poi ognuno fa il modo suo. Si fa solo o la margherita, o la bufala, o il salmone gourmet, o solo pomodoro, sarebbe la cosacca. Vuoi anche tu imparare a fare l'impasto carbone? Scrivimi nei commenti, lasciami il tuo messaggio, ti spiego tutto. Come vedete? L'assaggio anche io, ragazzi, per vedere il risultato. Ma per fare una buona pizza così bisogna avere un po' di passione, tante passioni. Ecco qua, ragazzi. Senti un attimo, ragazzi. Sentite che croccantezza? Trick, track, trick, track. Senti? Allora, questa qui è la mozzarella di bufala Campana Doc. Arriva da Caserta, ragazzi. Il pomodoro San Marzano. Arriva da Salerno. Il basilico di qua del Piemonte. Guardate l'impasto dentro. Cornicioni vuoto, come la brioche, come il croissant. Guardate, gonfio ma dentro vuoto, soffice, croccante. Cosa volete di più? Pasta. Ragazzi,
Un buono così, mai visto, un gusto così, mai visto.